Premiamo F5, scriviamo del testo e come vedete ora il focus rimane attivo e possiamo continuare a lavorare all'interno del nostro input. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'ordinamento dei nostri dati in base al nome, l'ultima modifica, la tipologia e la dimensione dei nostri file. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire un campo di ricerca all'interno del nostro cloud in modo da poter filtrare i dati in base al nome del file o della cartella. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e qua a fianco al rigo dove c'è la selezione di tutti i file delle cartelle andiamo a inserire un input che ci permette di inserire il nome del file da ricercare. Quindi abbiamo detto che nell'intestazione, allora il primo la prima cella gli diamo call span, da 7 lo spostiamo a 3 e poi aggiungiamo un td callspan 4. Gli diciamo anche che il testo lo vogliamo tutto allineato a destra. Ci scriviamo ricerca per nome, file o cartella e ci aggiungiamo una input type text. Gli diamo un identificativo id cerca, un size di 30 e poi all'OnKeyUp sul nostro input andiamo a richiamare la funzione ricerca in JavaScript che ovviamente dobbiamo definire e li passiamo come valore this.value. Perfetto, e chiudiamo il nostro input, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, è stato aggiunto correttamente il nostro input. Ora andiamo a definire la funzione che riceverà in ingresso ovviamente il testo scritto all'interno del nostro input e inoltre i dati allo stesso file, quindi al file elenco file. Quindi in cloud personale definiremo la funzione ricerca che prende in ingresso la stringa da ricercare e alla chiamata di questa funzione facciamo un get HTML, quindi tramite Ajax, un get HTML al file elenco file, gli passiamo come sempre il percorso, la cartella selezionata e poi ci aggiungiamo come valore tramite il get la variabile cerca e ovviamente gli passiamo la stringa che riceve la nostra funzione. Bene, quindi salviamo e in elenco file nella sezione dove vengono inseriti i valori all'interno del nostro array gli diciamo if iset $_get cerca echo $_get cerca. Quindi andiamo a stampare provvisoriamente la stringa che riceve la nostra funzione. Quindi salviamo, premiamo F5, scriviamo del testo all'interno del nostro input e come vedete qua viene stampato ovviamente il testo che noi stiamo
inoltrando. Perfetto. Quindi la funzione sta inoltrando correttamente i nostri dati. Bene, ora all'interno del ciclo while, quindi qua gli diciamo if isEt get cerca, quindi se è stata inoltrata la nostra stringa da ricercare, e gli aggiungiamo come condizione get cerca è diverso da stringa vuota, quindi non stiamo postando un dato vuoto, dobbiamo andare a filtrare i dati in base alla nostra stringa. Quindi gli diremo ulteriormente if strpos $i virgola dollarino underscore get cerca è diverso da false quindi se trovo una corrispondenza tra la stringa passata all'interno della stringa, quindi del nome del file della cartella selezionata, gli dobbiamo associare all'array i rispettivi valori. Come abbiamo fatto nella precedente video guida. Altrimenti, se non è settata la variabile get cerca, andiamo a fare l'assegnazione ordinaria, quindi per ogni file o cartella selezionata. Quindi salviamo, premiamo F5, scriviamo A e come vedete va a filtrare ovviamente tutti i file e le cartelle che contengono la A all'interno del loro nome. Ora in questo caso, come potete notare, è sparita ovviamente la A e quindi nel caso non possiamo neanche andare ulteriormente a filtrare o a cancellare la nostra selezione. Ora scriviamo test, come vedete va a prendere, in realtà è all'on key up, quindi gli basta solo la T. Come vedete va a selezionare tutti i file e le cartelle che hanno almeno la T nel loro nome. Bene, ora premiamo F5. Quindi già in questo modo stiamo andando a filtrare correttamente i nostri dati. Ora quello che dobbiamo fare è andare a perfezionare la nostra funzione in modo che qua rimanga ovviamente la nostra selezione, in modo da poterla correggere nel caso. E quindi nella nostra funzione in cloud andiamo innanzitutto a definire la variabile var input cerca e ci recuperiamo e identifichiamo il nostro input con document.getElement by id e qua ovviamente ci va cerca. Poi gli diciamo input cerca punto value uguale a stringa, quindi andiamo a associargli il valore passato in ingresso, quindi salviamo, premiamo F5, scriviamo del testo e come vedete nonostante abbiamo cercato di associare il valore al nostro input, in realtà non gli viene associato, o meglio gli viene associato ma allo stesso tempo gli viene anche cancellato con la chiamata Ajax. Quindi in realtà dovremo con un set timeout andare a ritardare l'esecuzione di queste due regole. Quindi gli diremo set timeout function virgola
e lo ritardiamo di 10 millisecondi. Quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo A sul nostro input e come vedete vengono filtrati i nostri dati e qua abbiamo nel nostro input la lettera che abbiamo inserito. Ora continuiamo ad aggiungiamo una D e come vedete è sparita la cartella test rinomina che conteneva la A ed è stato visualizzato correttamente soltanto il file add.png. Perfetto, ora possiamo notare che per ovviamente continuare a scrivere dobbiamo ritornare a selezionare il nostro input. In realtà vogliamo che invece il focus rimanga attivo, quindi la selezione sul nostro input rimanga attiva. Quindi dopo che gli viene associato il valore al nostro input, gli diciamo input cerca punto focus. Quindi utilizziamo questa funzione in JavaScript che va a impostare input, bene, che va a impostare il focus sul nostro input. Quindi salviamo, premiamo F5, scriviamo del testo e come vedete ora il focus rimane attivo e possiamo continuare a lavorare all'interno del nostro input. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida aggiungeremo la possibilità di poter condividere i file tra utenti dello stesso gruppo.